Ciao a tutti, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, creatività e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di voi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Il video di oggi parlerà di chakra, o meglio, è un video di introduzione a quello che sarà una serie di video dedicati a questo tipo di argomento così vasto. Perché può esserti utile, insomma, conoscere questi chakra? I chakra sono, presenti comunque nel nostro corpo, al di là del fatto che non si vedano ad occhio nudo, e hanno comunque un'influenza di tipo psicofisico, su quello che è il nostro modo di essere e anche il nostro ambiente, circostante. Riuscendo a lavorare a conoscere e quindi a lavorare su questi chakra, si riesce a migliorare il proprio stato di salute, inteso come salute da un punto di vista fisico, quindi del corpo umano, piuttosto che un tipo di salute emotivo o mentale. Quindi è importante, diciamo sapere che abbiamo altri metodi, altre tecniche nella nostra vita per riuscire ad alzare le vibrazioni e a migliorare, quello che è il nostro stato di esistenza. Chiaramente per fare questo tipo di lavoro bisogna prima passare dalla teoria, nel senso che, bisogna sapere comunque, cosa sono i chakra, come lavorano, dove sono, insomma delle cose diciamo tecniche che vi serviranno poi, per lavorare. Allora, partiamo dall'inizio. La parola chakra è una parola sanscrita che viene tradotta, letteralmente con, la parola ruota o vortice. Vortice viene normalmente, rappresentato con quello che è un vortice, appunto. Non so se si riesce a vedere queste mie fantastiche slide, devo dire. Spero che apprezziate. Ehm, Cosa sono? Allora, i chakra sono dei centri energetici, come dicevo prima, presenti nel nostro corpo, ma per la maggior parte della gente non sono visibili a occhio nudo. C'è qualcuno che riesce a vederli, ma sono persone normalmente che hanno ehm, sviluppato una forte sensibilità percettiva. Ehm, allora, questi chakra, come dicevo, sono centri energetici. Ce ne sono tanti, i principali sono 7 e andremo a vedere quali. Ce ne sono poi anche 21 minori e una serie, enorme di chakra ancora più piccoli. Se non ricordo male sono circa 74.000 o giù di lì, chakra minori. Ehm, Come si formano questi chakra? Allora, innanzitutto, la filosofia yogica dice che ci sono appunto questi canali che vengono chiamati nadi. 3 sono, le principali nadi, okay? Ehm, Queste nadi appunto, ci sono queste 3 principali e tutte le altre più piccole e laterali. Ogni volta che queste nadi si incrociano, si intersecano l'una con l'altra, creano un piccolo vortice, un piccolo chakra. Ed è questo chakra un punto di accesso dove poter lavorare. Ehm, Pensate a quelli che sono i meridiani dell'agopuntura e i relativi punti dell'agopuntura, o anche quelli dello shiatsu, ma l'agopuntura è proprio più, ne ha sono quelli le mappe diciamo cercate pure su Google mappe agopuntura, ehm, diciamo che sono i meridiani che riportano più punti, okay, e quelli appunto sono tanti piccoli chakra su cui si può lavorare. Ma torniamo a noi. Come dicevo, ci sono 3 tipi di correnti, principali, okay? La prima la prima corrente è, uhm, centrale, passa sulla colonna vertebrale, okay, e si chiama Sushumna. Vediamo se okay.
e passa qui. Non so se si vede. Okay, è centrale, esattamente centrale, no? Le altre 2 principali sono Ida e Pingala. Una è la corrente ascendente, quindi l'energia che dalla terra sale verso il cielo, e l'altra è la corrente discendente, cioè è la corrente che dal cielo scende verso la terra. Spero che si riesca a vedere. Okay. Queste 2 correnti, okay, partono da quello che è il coccige, okay, e una sale e l'altra scende, incrociandosi per 7 volte su quello che è Sushumna. Quindi faranno un lavoro di questo tipo. Più o meno, portate pazienza per i disegni, ma io non sono molto brava, spero che si capisca. Okay. Una sale e l'altra scende. Okay. Ogni volta che queste 2, ehm, canali energetici si intersecano, danno origine ad un chakra. Quindi ecco perché ci sono 7 chakra principali, perché queste 2 correnti energetiche si incrociano 7 volte lungo Sushumna e creano questi chakra. Bene. Ogni chakra, come vi dicevo prima, è connesso con determinati tipi di, funzioni all'interno del nostro corpo. Ma andiamo a vedere, nel nel dettaglio insomma, questi chakra dove sono e come, diciamo, possiamo riconoscerli insomma. Allora, altra slide. Allora, il primo chakra dicevamo che è all'altezza della radice, del coccige, l'ultimo pezzettino diciamo dell'osso della colonna vertebrale, okay, è a forma di cono, tutti i chakra sono a forma di cono, okay, sono come dei vortici che partono stretto e finiscono largo o al contrario lo stesso, e si esprime verso il basso, verso la terra, okay? Il primo chakra si chiama Muladhara. Allora, come dicevo, il primo chakra si chiama Muladhara e si disegna con il rosso non perché il chakra in sé sia rosso, ma perché questo chakra ha delle vibrazioni, diciamo, lente ed è la stessa vibrazione che emana il color rosso. Ok? Bene, il secondo chakra. Scusate, e mi sono dimenticata di dire, il primo chakra è collegato con quello che è la sopravvivenza, la nostra sopravvivenza e le radici. Si sviluppa comunque verso il basso, quindi verso le gambe, okay, le gambe sono appunto il nostro modo di andare avanti nella vita, quindi è associato comunque alla sopravvivenza e alle radici. Il secondo chakra è, diciamo, sotto l'ombelico, okay? Vibra con il colore arancione e si chiama Svadhisthana ed è associato a quello che è il desiderio e la sessualità. Anche se devo dire che la sessualità è associata anche molto al primo chakra, okay, l'unica cosa è che il primo chakra ha una sessualità più, uhm, tesa a quello che è il riprodursi, la sopravvivenza della specie, mentre, per quello che riguarda il secondo chakra è, più una ricerca sessuale,
con piacere, diciamo, collegato anche all'emotività, no? Il terzo chakra è il chakra del plesso solare, ok? Vibra con il colore giallo e si chiama Manipura ed è collegato con quello che è la volontà e il potere personale. Risalendo ancora abbiamo il quarto chakra o chakra del cuore, che si trova esattamente, diciamo, all'altezza del cuore, vibra con il colore verde e si chiama Anata. E è per eccellenza il chakra dell'amore. Ok? Risalendo abbiamo ancora il chakra della gola che vibra con il colore azzurro, ok? Si chiama Visuddha e mi parla di quello che è tutto quello che è comunicazione, espressione personale e creatività. Risalendo ancora poi abbiamo il sesto chakra o terzo occhio che è tra le due sopracciglia ma un po' più in su. Vibra con il color indaco, si chiama Aina ed è collegato con quello che è l'intuizione, l'immaginazione e anche il visualizzare. Ok? Settimo e ultimo chakra maggiore è il chakra, si chiama della corona ed è questo cono che parte, diciamo appunto, dalla corona, da quello che potrebbe essere il centro della nostra testa e sale verso il cielo. Si chiama Sasrara ed è vibra, scusate, con il colore viola ed è collegato con quello che è la comprensione e la conoscenza. Ok? Vi do una piccola dritta. Se non vi ricordate la successione dei colori, sono i colori dell'arcobaleno fondamentalmente, ok? Però se non ve la doveste ricordare, ok? C'è un trucco che mi aveva insegnato la mia professoressa di artistica alle medie. C'è come una parolina magica per ricordarsi la successione dei colori e la parolina magica è Ragvive, ok? Ve la scrivo così. Si parte da sotto, no? Ragvive. Si vede? Ragvive. R sta per rosso, A sta per arancio, G giallo, V verde, A per azzurro, I per indaco e V per viola. È carina, Ragvive, ricordatevela. Ok. Bene, ma andiamo avanti con i nostri chakra. Allora, i chakra è vero che vengono rappresentati appunto così con questo cerchio, diciamo questo vortice, no? Solo il primo e l'ultimo risultano essere un pochino differenti, però se noi ci vedessimo diciamo di lato, i chakra avrebbero questo tipo di espressione. Chakra radice, chakra sacrale, secondo chakra, chakra del plesso solare, terzo chakra, chakra del cuore, quarto chakra, chakra della gola,
quinto chakra, chakra del terzo occhio, sesto chakra e chakra corona, settimo chakra. Ok. Quindi questa è l'espressione che i nostri chakra hanno sia da un punto di vista frontale che da un punto di vista posteriore. Ognuna delle due sezioni regola aspetti e cose di tipo differente. Vedremo poi più avanti a che cosa si riferiscono. Nei prossimi video comunque vedremo quello che è il modo di lavorare dei chakra, quindi come realmente interagiscono col mondo materiale e col nostro corpo, che cosa è associato ad ogni chakra, quindi che tipo di funzione svolgono e soprattutto come si presenta o come dovrebbero presentarsi dei chakra in equilibrio e come invece si presentano dei chakra in disequilibrio, o meglio, come li si può identificare in base a dei modus operandi, diciamo, del nostro corpo o quelli che sono dei malesseri che abbiamo, insomma, che si sviluppano. Ok? Bene, io vi ringrazio tanto per il tempo che avete trascorso con me. Spero davvero che questi argomenti possano aiutarvi ad espandere la vostra coscienza e la vostra conoscenza per poter star meglio. Io, così, se vi è piaciuto il video, se ne volete altri, mettete un like, iscrivetevi al canale e condividete. Io vi mando un abbraccio e un saluto. Ci vediamo presto. Ciao ciao.